Come si scrive una sceneggiatura originale? Vediamolo insieme e oggi con la copertina, perché fa freddo. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer e questo è il secondo episodio di una serie interamente dedicata alla creazione di un fumetto. Nello scorso video abbiamo parlato di idee. In questo video prenderemo quelle idee che ci eravamo segnati come compiti per casa e cercheremo di svilupparle per realizzare quella che sarà la sceneggiatura del nostro fumetto. Innanzitutto ricordiamo sempre che l'intenzione che abbiamo può cambiare le cose. Quindi se decidiamo di fare delle strisce comiche autoconclusive sulla nostra vita, non avremo bisogno di una sceneggiatura perché non ci sarà una trama, ma solo vari sketch comici su diversi argomenti. Quindi in una striscia possiamo mostrare una scena avvenuta a scuola, in un'altra possiamo mostrare qualcosa di brutto che è accaduto in un supermercato e così via. Quindi se vogliamo realizzare qualcosa di comico dobbiamo sicuramente utilizzare una struttura di questo tipo. Allora, gancio iniziale. Quindi un inizio accattivante che ti permetta già di capire dalla prima immagine di che cosa andremo a parlare e per quale motivo dovresti effettivamente continuare a leggere. Quindi in questa prima vignetta dobbiamo creare curiosità nel lettore, in modo che decida effettivamente di restare e di finire l'intera striscia. Poi abbiamo lo sviluppo, quindi entriamo più nel dettaglio e cominciamo a sviluppare quella che sarà la nostra striscia, la situazione che troviamo nella nostra striscia. Potremmo magari mostrare una situazione di conflitto, che funziona sempre. Infine abbiamo la battuta finale, quindi di solito l'ultima vignetta è quella che ci dà la battuta, ciò che fa ridere le persone nel caso di fumetto comico. Va da sé che questo tipo di struttura può essere adattata a molti altri generi. Nel caso di un fumetto più profondo, in cui vogliamo magari lasciare un messaggio, chiaramente l'inizio sarà lo stesso, quindi ci sarà sempre il gancio iniziale e lo sviluppo, e magari l'ultima vignetta non sarà la nostra battuta, ma sarà la nostra morale. Veniamo ai casi in cui abbiamo invece effettivamente bisogno di una trama, perché vogliamo creare una vera e propria storia. Innanzitutto consideriamo il fatto che una storia in stile slice of life può anche essere effettivamente una storia lunga, con una vera e propria trama. Non devono per forza essere tutte vignette autoconclusive che non seguono un filo logico. Questo perché in generale una storia è formata da una trama orizzontale e da una trama verticale. E adesso vediamo la differenza. La trama orizzontale è la trama principale che segue la nostra storia. Quindi per esempio il detective Conan è questo ragazzo molto intelligente che un giorno scopre dei criminali che gli danno una specie di medicina, una specie di droga che lo rende un bambino piccolo e quindi dopo varie peripezie riuscirà a ritrovare questi criminali e a tornare finalmente un bambino adulto. La trama verticale invece guarda ai singoli episodi, quindi noi abbiamo la trama generale della nostra storia, ma ogni singolo episodio ha la sua personale trama con un finale autoconclusivo. Quindi Conan, abbiamo detto, è diventato un bambino piccolo, deve diventare un bambino grande, ma in ogni episodio in realtà noi vediamo un caso diverso, un caso specifico che il detective dovrà risolvere. Nel caso specifico del detective Conan abbiamo una serie estremamente lunga perché questa cosa è portata a livelli veramente estremi, quindi praticamente la maggior parte degli episodi non ha nulla a che fare con la trama orizzontale. Ogni tanto viene fuori un episodio che ha a che fare con la trama orizzontale, ma più che altro ci si concentra sulla trama verticale, quindi sui singoli episodi e sui singoli casi. Ovviamente questa poi è una nostra scelta che dipende da noi e dal tipo di fumetto che vogliamo realizzare. Io per esempio mi trovo molto bene con questo tipo di struttura, con la struttura dello slice of life, quindi avere una trama orizzontale molto diluita e tanti piccoli sketch che piano piano mi portano alla fine, con molta calma. Questo perché comunque io di solito scrivo commedie e su fumetti comici è un tipo di struttura che funziona molto bene. Quindi le mie serie My Little Succubus e My Little Angel, che potete trovare su Webtoon, hanno tutte quante questa struttura. Se invece volete una trama un pochino più lineare che non si vada a perdere in episodi infiniti, ovviamente
dovete comunque ragionare in termini di trama orizzontale e trama verticale. Quindi vi gestite comunque la trama verticale vedendo per singolo episodio che cosa succede, ma ogni singolo episodio porta effettivamente avanti la trama orizzontale. Alla fine dell'episodio c'è un cliffhanger che ci farà venire voglia di vedere il prossimo episodio. Ora passiamo alla pratica. La scorsa volta ci siamo appuntati su un quaderno, l'avete fatto giusto? Le nostre idee, quindi piccole frasi che possiamo sviluppare per cercare di realizzare il nostro fumetto. Facciamo finta che la mia idea finale, quella selezionata, sia una bambina trova un libro magico che la porta in un regno incantato. Voglio che sia una storia lineare di genere fantasy, in stile magari favola, e voglio che segua la struttura drammaturgica. Quindi la struttura drammaturgica è quella che ci dice che all'interno della storia deve esserci un dramma, e quando questo dramma verrà risolto, allora la storia sarà conclusa. Quindi qual è il dramma della protagonista? Il dramma è che resta intrappolata purtroppo all'interno di questo libro e il suo obiettivo è quello di uscirne. Quindi quando riuscirà ad uscirne la storia sarà finita. Dovrò farmi poi altre domande che mi aiuteranno a delineare bene la trama. Chi è la protagonista? Decidiamo che la protagonista è Lara, una bambina di 10 anni che è spaventata praticamente da tutto. E perché è spaventata da tutto? Perché i genitori l'hanno fatta vivere sotto una campana di vetro praticamente per tutta la vita e quindi è cresciuta un po' cacasotto. Ovviamente si comincia in questo modo, in una maniera normale, poi deve succedere qualcosa, la vita di Lara deve cambiare. Cosa cambia la vita di Lara? Trova un libro magico in soffitta che la intrappola al suo interno. Potrebbe magari essersi appena trasferita in una nuova casa e quindi durante l'esplorazione di questa casa ha trovato questo libro, ha provato ad aprirlo ed è finita nei guai. Ci sono pericoli all'interno del libro? Ovviamente sì, perché altrimenti sarebbe noioso. Potrebbe esserci una regina cattiva che vuole ucciderla per un motivo appunto da decidersi. Può essere che sia semplicemente molto cattiva e voglia uccidere tutte le ragazze più belle di lei, un po' alla Biancaneve. Oppure che magari ci sia una profezia che dice che Lara è destinata a uccidere la regina cattiva. Questo ci aiuta a fare in modo che la nostra storia abbia anche dei momenti di tensione. Qual è l'obiettivo di Lara? Ovviamente tornare a casa. E come può fare a tornare a casa? Beh, magari la regina cattiva ha uno specchio che permette di teletrasportarsi dove si vuole. Possiamo decidere che nel momento in cui effettivamente Lara trova la regina cattiva, la sconfigge e usa lo specchio per tornare a casa. Domanda molto importante. In che modo Lara cambia nel corso della storia? Il viaggio dell'eroe deve portare dei cambiamenti nella nostra protagonista. Nel caso di Lara è partita che era estremamente fifona, ovviamente arriva alla fine della storia molto coraggiosa. La protagonista perde qualcosa durante la sua avventura? Se vogliamo creare un momento commovente, questa è una domanda che dovremmo porci. Non deve per forza perdere qualcosa, però a volte quando il protagonista perde qualcosa sentiamo anche di più la storia. Alla fine ci sono in questa storia anche dei momenti di tensione. Qualcosa potrebbe andare male, per esempio potrebbe perdere un amico, magari proprio ucciso dalla strega cattiva, oppure potrebbe succedere qualcosa anche di meno grave. Poi questo dipende ovviamente dal target, che è un'altra cosa molto importante da decidere. Quindi un'altra domanda da farsi è sicuramente qual è il nostro target. Quindi sono bambini, young adult, adulti. Decidere il target ci aiuta a capire che tipo di storia creare e quanto usare nella narrazione. Tutte queste domande ci aiutano a delineare quella che sarà la trama della nostra serie. A questo punto possiamo buttare giù la nostra sceneggiatura basandoci su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, andando ovviamente in questo caso più nel dettaglio, dall'inizio alla fine della nostra storia. Ovviamente non serve scrivere proprio tutto nel dettaglio dall'inizio alla fine, però sapere bene come inizia, come si sviluppa e come finisce la storia ci aiuterà meglio poi quando andremo a realizzare la nostra trama verticale, quindi sui singoli episodi. Perché una sceneggiatura funzioni, tenete sempre a mente che less is more, quindi non esagerate, non serve riempire una trama di dettagli e anzi, se esagerate troppo rischiate di complicarla e di non riuscire poi a gestirla bene, oppure di renderla troppo pesante per il lettore. Ovviamente va da sé che se state cercando di fare un fantasy in stile Signore degli Anelli, la trama non può essere semplice.
ma se è la prima volta soprattutto che state scrivendo un fumetto, andateci piano, partite per gradi e non esagerate, anche se volete scrivere un fantasy epico, con calma, le storie più semplici, le idee più semplici sono quelle che alla fine funzionano sempre. Quindi tenete a mente quali sono gli eventi principali, gli eventi chiave della vostra serie e ovviamente se l'intenzione è quella di vendere il vostro fumetto, cioè di ricavarci anche qualcosina, bisognerà prendere in considerazione purtroppo anche i gusti del pubblico e quella è una delle cose più difficili che ci siano. In generale esistono tante nicchie di appassionati, dovete semplicemente trovare la vostra nicchia. La fantascienza, per esempio, è amata da molte persone, ma purtroppo non così tante, soprattutto quando si parla di fumetto. Il fantasy invece, per questo medium, funziona molto meglio di solito. Cercate magari di osservare quello che trovate in libreria o quello che trovate sul web per farvi un'idea di che cosa sta andando bene e di che cosa piace alle persone. Però è anche un po' limitante, quindi ovviamente il consiglio è sempre quello di sì, vedere che cosa piace alle persone, fare una piccola ricerca di mercato per capire qual è il genere che potrebbe essere più amato ma anche più affine a noi, perché come abbiamo detto la differenza la fa anche il poter scrivere qualcosa che ci piace e che ci appassiona. Ovviamente ragazzi, un disclaimer finale: questi sono tutti consigli che io vi do sulla base di quello che io faccio per scrivere una sceneggiatura. Ma si tratta ovviamente di una cosa molto personale. Ognuno di noi infatti ha il suo personale metodo e le sue personali domande che lo aiutano a sviluppare la trama del proprio fumetto. Trovate il vostro metodo. La prossima settimana inizieremo a parlare della parte visiva del nostro fumetto. In particolare parleremo di character design. Alla prossima settimana!